27 aprile 2013, un gruppo di scalatori attraversa un tratto della parete ovest del Lhotse, uno dei 14 8000 collegati all'Everest dal celebre Colle Sud. Fanno parte di una spedizione indipendente, sono slegati, salgono in libera senza usare corde fisse già precedentemente installate. Si trovano tra il campo 2 e il campo 3 a circa 6700 metri. Sullo stesso versante, a poca distanza, un gruppo di Sherpa sta attrezzando la via, ovvero preparare preventivamente la salita per i gruppi che saliranno da lì a pochissimi giorni. Installano corde fisse che agevolano e rendono più sicura la scalata. Il lavoro degli Sherpa che attrezzano la montagna è notoriamente duro e rispettato da tutti. Un tacito accordo, una legge non scritta, prevede che nei giorni dove gli Sherpa sono intenti ad attrezzare la via nessuno deve salire da quello stesso versante per non intralciare il lavoro. Ma il gruppo di scalatori in spedizione sull'Everest continua a salire e presto si ritrova a dover oltrepassare quelle corde. Ne nasce un battibecco, vola qualche parola grossa. Il Sirdar, il leader degli Sherpa, decide di finire lì il lavoro e di far tornare tutti gli uomini in quel momento sulla parete al campo più in basso, il 2. Lo stesso farà il gruppo di scalatori indipendenti, tornando nelle loro rispettive tende. Da lì a poco si scatenerà una rissa, o forse è più corretto dire un'aggressione, un tentativo di linciaggio. Volano insulti, pietre, spunta un taglierino. Solo dopo moltissimi minuti, grazie anche o soprattutto all'intervento di altri alpinisti presenti lì al campo 2, la situazione si calma. Ok, si potrebbe pensare una rissa, ne succedono molte, ma in realtà quello che avvenne sull'Everest in quel fine aprile del 2013 non fu solo un episodio fine a se stesso, ma qualcosa che segnò un punto di non ritorno, un passaggio di consegne, la fine e l'inizio di una nuova era, forse poco alpinistica, in parte culturale, sicuramente commerciale. Lhotse, quarta montagna al mondo per elevazione e accesso principale che sale verso la via normale della cresta sud-est dell'Everest, quella del versante nepalese, quella che passa dal ghiacciaio del Khumbu, la via più frequentata, quella che oggi viene usata dalle spedizioni commerciali per accompagnare centinaia di turisti paganti in vetta. Spedizioni commerciali, spedizioni moderne, dove l'esplorazione, la scoperta individuale è stata sostituita, dove l'indipendenza è diventata dipendenza, dipendenza dalle società che organizzano tutto, dai campi base ai rifornimenti e che preparano la via grazie agli Sherpa. Il termine Sherpa si riferisce principalmente a un gruppo etnico del Nepal, noto per le sue eccezionali capacità di guida e acclimatamento all'alta quota. Un lavoro duro e faticoso, un lavoro che per decenni, restando quasi sempre nell'ombra, quelli che vengono spesso definiti the true hero, i veri eroi, hanno compiuto sulla parete. Corde fisse, punti di segnalazione, installazione dei campi in quota, posizionamento di scale metalliche per consentire i passaggi troppo ripidi o quelli sospesi nel vuoto. Tutto questo per agevolare il turista vagante, spesso occidentale, nel raggiungere il punto più alto della Terra, come l'Everest o altre montagne iconiche e difficili, come il K2. L'aspetto commerciale dell'alpinismo ad alta quota, che al contrario vede invece storicamente squadre indipendenti, spesso di poche persone, realizzare in parete tutto questo da soli, praticando, per chi lo sceglie, persino lo stile alpino, ovvero montare e smontare un campo dopo l'altro e attrezzando eventualmente la via passaggio dopo passaggio. Ma al di là degli aspetti tecnici, quello scoppiato nel 2013 non fu un tumulto fine a se stesso, ma un evento che tracciò una linea, segnò suo malgrado un confine. Ma se vogliamo provare ad analizzare e raccontare meglio i fatti, occorre tornare indietro di qualche giorno. Il 18 aprile, al campo base dell'Everest, si tiene un'assemblea da Sirdar per decidere la strategia di salita della montagna. Quel giorno venne stabilito il team degli Sherpa che avrebbe attrezzato la via di salita con le corde fisse, concordando con le altre spedizioni che durante i giorni previsti nessuno sarebbe salito sulla montagna a disturbare il lungo e laborioso lavoro. Ma il piccolo gruppo di scalatori, quello presente tra il campo 2 e il campo 3, quello indipendente, quello che oltrepassò la linea, non era presente. Simone Moro, alpinista italiano noto come Winter Maestro, 4 prime invernali sugli 8000,
Joelis Tech, l'alpinista svizzero, famoso per aver portato probabilmente più di tutti alla ribalta il concetto di salita fast and light. Jonathan Griffith, esperto alpinista, è affermato come uno dei più importanti fotografi di sport di montagna al mondo. In quella stagione avevano come obiettivo la salita in stile alpino del canale Orbein, un canale epico nella storia dell'Everest che si trova sul versante nord e che dal 1963, anno delle riuscite della salita da parte dei giapponesi, non venne più realizzato. I tre, proseguendo in parete, oltrepassarono quella linea, quella fissata dagli Sherpa, e poi le immagini potrebbero risultare forti, è giusto farvi questa doverosa premessa prima che voi le osserviate tenendo conto anche di chi vi sta accanto. Simone, John, Uli on the ground being kicked. Coming from the voice of the shepherd, we killed them, we killed them. Rocks were flying, it was fast and it was aggressive. And I got hit by a rock. Laying on the ground, bleeding from the head, saying, "What's happening?" I've never ever felt that fear before in my life. That we're gonna get beaten to death. Somebody could have gotten really hurt. I was standing right in the middle of it. I lost the ability to calm down the Sherpas who work for us. There are some people who are taking photo, but Melissa had no fear to physically protect us. Culturally, I think if they hurt a woman, it would be really, really bad. Melissa quickly bundled Yuli into the mess tent, which was just to the side. You know, begging them, please stop, no violence. She saved my life for sure. They demanded that Simone apologize. The guys really wanted to talk to Simone and get an apology. And I don't think they were going about it the right way. Sorry. Bend your knee, come on. I'm sorry for. I already told you before. Yeah, yes. It's kind of war. You can. Please, no violence. Listen. Very sorry. Yes, you said that. No good. No good. Please, no violence. Apologize. Yes. All the words that came out from my mouth was wrong. I'm sorry. You know my children. Yes. I smell my children. Please, no violence. L'episodio fece inevitabilmente il giro del mondo e, come spesso accade, più versioni apparvero via via online e vennero riportate anche sulle maggiori testate giornalistiche, ma occorre fare una prima precisazione. Non esistono né immagini né ripresi degli attimi concitati, ma solo di quelli successivi, che testimoniano, in questo caso in maniera inequivocabile, la venuta aggressione da parte di un nutrito gruppo di persone. Nel successivo tantam mediatico arrivavano le versioni dei diretti interessati, che forse non hanno mai dichiarato esattamente come effettivamente si svolsero i fatti. Tuttavia, a quelle di Madison Garrett, guida professionista d'alta quota con la sua Madison Mountaineering, seguirono quelle di Simone Moro, che parlò sostanzialmente di bugie da parte di Garrett per tutelare i propri interessi, o versioni come quella dell'alpinista statunitense Chad Kellogg, che si trovava proprio a Campo 2 quel giorno. Venne realizzato anche un documentario a riguardo intitolato Alta Tensione, dove vennero raccolte diverse testimonianze a riguardo, tra cui appunto quella di Moro o Joelis Tech, e anche Melissa Arnott, l'alpinista che si mise letteralmente in mezzo tra Steck e Moro, cercando di placare gli animi, di cui Joelis Tech stesso disse mi ha praticamente salvato la vita. Ma Kinkne, questa fu la parola che pronunciò probabilmente, tra le altre, Simone Moro in parete, un'offesa molto grave in lingua nepalese, che non verrà tradotta per ovvi motivi. Come già anticipato, non si può dire con esattezza come andavano le cose, ma sembrerebbe, stando alle dichiarazioni di Moro o di Joelis Tech, che la parola venne pronunciata dopo che il Sirdar, indispettito dal passaggio, si calò velocemente verso Joelis Tech, toccandolo. Lo svizzero, slegato, non assicurato in quel momento, poteva rischiare di cadere. Ma si parla anche di ghiaccio caduto sul Sirdar e gli altri Sherpa alle prese con il lavoro durante il passaggio di Joelis Tech, Moro e Griffith, quindi di un'altra situazione che avrebbe messo a rischio altre persone. Ma Kinkne, questa fu comunque la goccia che fece traboccare il vaso, pronunciata da Simone Moro,
E fu proprio Simone Moro che, una volta scoppiata l'aggressione al campo 2, venne invitato non molto gentilmente ad inginocchiarsi e a chiedere scusa. Dal vocale in inglese si evince che effettivamente alcune parole sono state pronunciate, visto che Moro stesso chiede scusa al riguardo, e sempre Simone Moro successivamente confermerà di aver detto qualche parola di troppo. Alpinismi che si scontrano e che si sovrappongono e che finiscono in qualcosa che oggettivamente e storicamente non era mai accaduto prima, o almeno non in un modo così plateale e violento. Ueli Steck finì per essere colpito al volto, così come Griffith, da una pietra. Simone Moro venne picchiato anche in ginocchio. A completare il quadro, perché assolutamente all'oscuro dei fatti, occorre dire che subito dopo la controversia in parete, prima di tornare al campo 2, Ueli Steck propose, per placare gli animi, di aiutare a fissare l'ultimo tratto di corde mancanti, circa 250 metri, non pochi, che stando al racconto degli stessi effettivamente vennero installati. Ritornando a quel 2013, nei giorni successivi ai fatti, l'opinione pubblica, forse troppo frettolosamente, avendo informazioni sommarie, si divise subito in chi condannava l'episodio come una vile aggressione e chi invece imputava agli alpinisti cosiddetti occidentali una mancanza di rispetto verso gli Sherpa. Ovviamente in Italia, visto il non tanto amore che si nutre verso Simone Moro, o almeno in buona parte, ci si schierò subito e prontamente a favore degli Sherpa, dimenticandosi però, e questo è un messaggio che da questo video deve risultare chiaro, che un'aggressione 100 contro 3, rischiando seriamente di far del male a delle persone, è un atteggiamento che va comunque condannato. Dichiarazioni su dichiarazioni, come quella di Denis Ulukbo, noto alpinista himalayano. È questione di cultura, la coscienza degli occidentali è molto differente, cercano di risolvere i problemi senza scontro fisico. Simone per me è stato un grande insegnante, quando l'unica soluzione che vedevo era la guerra, lui da italiano cercava di mediare una soluzione soddisfacente per tutti. L'impunità e la sicurezza delle proprie forze nel proprio territorio inducono gli Sherpa a passare il limite, ma non è una caratteristica solo dei nepalesi. Il fatto è che comunque hanno potere, loro possono vendicarsi poi, creare problemi con altri locali, far sparire materiali. Considerano l'Everest di loro proprietà e ritengono di poter dettare leggi non scritte. Si aggiunga il fatto che le spedizioni commerciali hanno cambiato profondamente i giovani Sherpa. Dietro il Sirdar che ha iniziato la rissa c'erano infiniti dollari. Anche Reinhold Messner disse la sua al riguardo. Moro e Steck avevano tutto il diritto di salire, hanno chiesto e ottenuto alle autorità nepalesi i permessi necessari, però in parete e sulla via i padroni, i king, sono gli Sherpa e lì deve essere successo qualcosa. Bisogna tenere conto che a 7500 metri non si è lucidissimi, ma non basta a spiegare il seguito. Forse c'era qualcosa anche prima, forse qualche Sherpa pensa che chi non usa il loro sistema non deve salire, forse non vogliono che l'Everest sia aperto a chi, come Moro, non ha bisogno del loro aiuto. La verità, come spesso accade, la ricerca della verità in alta quota è un destreggiarsi attraverso nuvole così fitte che non mostreranno mai con chiarezza la luce del sole. Poco tempo dopo uscì un'ulteriore versione, perché in fondo nessuno chiese nulla agli Sherpa, protagonisti tanto quanto Steck, Moro e Griffith della vicenda, e a cui nessuno ha poi dato credito, perché la versione diffusa e accettata fu quella occidentale, ma tra il campo 2 e il campo 3 c'erano anche gli Sherpa e anche loro andrebbero ascoltati. Ma è anche vero che a tutti, per motivi vari, Sherpa in primis faceva comodo chiudere la questione il prima possibile. Tashi Sherpa, scalatore dell'Everest per International Mountain Guides, parlò con il giornalista Deepak Adhikari a Kathmandu. L'intervista venne condotta in nepalese e tradotta in inglese. La versione di uno degli Sherpa presenti sul posto, quindi, lì tra campo 2 e campo 3, sostiene che i tre alpinisti vennero invitati a non proseguire su quella linea perché poteva essere pericoloso, ma giunti a ridosso del gruppo, dall'alto volarono pezzi di ghiaccio che si staccarono a causa della progressione dei tre alpinisti e che il Siddhar si ferì al volto a causa di questi distacchi.
Il Sirdar si lamentò della pericolosità della situazione e una volta deciso di scendere a campo 2 e terminare il lavoro, Simone Moro si avvicinò chiedendo quanti soldi vuoi, mentre Juelis Tech afferrò il Sirdar per il petto. Tashi Sherpa conclude l'intervista dicendo che prima gli Sherpa avevano paura a rispondere a persone come Simone Moro per non perdere il lavoro e che oggi hanno invece più sicurezza. Tornando alle dichiarazioni di Garrett Madison, dalle radio sintonizzate sulle stesse frequenze presenti quel giorno sulla montagna vennero ascoltate alcune frasi dette da Simone Moro, che avrebbe parlato di vedersela con quei fottuti Sherpa, che è ciò che Simone Moro ha invece definito una bugia per interessi personali. Oggi, più di 10 anni dopo e con oltre 10 anni di accadimenti e sviluppi sulle montagne più alte della Terra, forse possiamo, per chi lo desidera, disporre di un quadro generale più completo e più lucido, meno coinvolto emotivamente rispetto al periodo immediato all'episodio. Se 10 anni fa si poteva ancora, o almeno in parte, relegare il tutto ad una storia isolata, ad un evento accaduto, oggi possiamo guardare le cose da un altro punto di vista, attraverso ciò che è diventato oggi l'Everest, una proprietà ad uso commerciale di un popolo che lo ha trasformato in un enorme business locale. Se dei comportamenti poco chiari o poco educati o addirittura poco rispettosi o prevaricatori del lavoro altrui sono stati reali, è altrettanto vero che oggi, molti anni dopo, non si ha più la sensazione che il tutto scaturì da quell'evento in sé, da quel machinne, ma il tutto fu in fondo solo la punta di un iceberg e qualcosa che covava da tempo la celebre goccia che fece traboccare il vaso. Nel 1953 Edmund Hillary e Tenzing Norgay realizzarono la prima storica ascesa ufficiale sull'Everest. Hillary e Norgay, un neozelandese e un nepalese, in vetta all'Everest per primi, o almeno la storia ufficiale dice questo. Ma lasciateci sognare. L'unione di due mondi, quello dell'esploratore locale e di chi veniva dall'altra parte del mondo, quello cosiddetto occidentale, sembrerebbe l'inizio di una lunga condivisione, di comunanza di intenti, ma la storia ci ha poi dimostrato il contrario, perché se i local, gli Sherpa, hanno continuato a contribuire attivamente ai vari tentativi di scalata che si susseguivano anno dopo anno, questi lo hanno fatto sempre dalle seconde linee, dove era invece l'alpinista occidentale, anzi, diciamo europeo, è più corretto, il protagonista. Ecco che le grandi esplorazioni alpinistiche del cosiddetto terzo polo, così ribattezzato dagli inglesi nei primi del Novecento, furono sì l'incontro di popoli, ma che non diventarono mai un tutt'uno in nome della montagna. Gli Sherpa continuarono a servire l'esploratore venuto da ovest, sicuramente più dotato dal punto di vista economico e organizzativo. E poi a un certo punto le cose sono cambiate. I local hanno preso coscienza che anche loro potevano condurre parte del gioco, fino ad arrivare allo storico 2021, dove per la prima volta nella storia un gruppo di locali, 10 in tutto, conquistò l'inviolato K2. L'ultima grande medaglia ancora disponibile in condizioni invernali, l'ultimo tra gli 8000. E mentre la grande epopea dell'alpinismo europeo si dissolveva, quello locale capì che una nuova era stava sorgendo, fino ad arrivare alla goccia che ha fatto traboccare il vaso. Al di là di tutto, di quello che si può dire nello specifico e di tutte le valutazioni che possiamo fare a livello sia storico che culturale, il messaggio che comunque passò in quell'aprile 2013 fu chiaro, esplicito. Il tempo dell'alpinismo straniero è giunto oggi sull'Everest e non solo come andiamo noi. Business, forse fu solamente questa la vera causa di tutto ciò che successe, il motivo dominante, la scintilla. Un business nuovo e remunerativo da prendere e proteggere, dove chi ancora è in grado di scalare da solo, senza usufruire dei servizi e quindi di conseguenza di un congruo corrispettivo, non è più il bene accetto. Anche questo è corretto sottolinearlo. Molti sostengono che si tratta oggi di una rivincita storica nei confronti dell'invasore venuto da lontano. Questa può essere una chiave di lettura plausibile, ma per dovere
di cronaca, cercando di realizzare un contenuto il più ampio possibile. È opportuno anche sottolineare che senza quell'invasore, oggi se fosse solo per i local, magari i 14-8.000 della Terra sarebbero ancora del tutto inesplorati, perché ritenuti sacri o sedi di diverse divinità, o più semplicemente perché tecnicamente non altrettanto validi, e il business che rende ricchi, molto ricchi oggi, i vari sirdar di turno, e alimenta un flusso di denaro non indifferente in Nepal, dove non sarebbe possibile o non sarebbe come ai livelli in cui si trova oggi. La verità? Chi vi parla non la conosce perché non era presente, perché non ci sono prove sufficienti a riguardo, fermo restando che questo oltretutto non è un tribunale, ma un contenitore che può e deve generare dibattito. Ognuno può trarre le proprie conclusioni, dare più peso a una versione piuttosto che un'altra, valutando anche storicamente il susseguirsi degli accadimenti. Ci fu probabilmente una prevaricazione che non giustifica tuttavia un tentato omicidio, anche se lo sfogo successivo a riguardo tuttavia appare lecito, ma potrebbe esserci stata anche una sorta di sana, ma non troppo, invidia verso quegli alpinisti famosi che correvano sciolti e veloci e non avevano bisogno sulla parete del servizio di altri. I tempi cambiano, l'alpinismo cambia, persino le montagne cambiano. La morale della favola, se vogliamo provare a trovarla, è che la cultura occidentale, quella delle grandi esplorazioni e scoperte, come è accaduto da sempre nella storia del mondo stesso, ha condizionato, cambiato un'altra cultura. Da una parte ha portato sviluppo economico, soldi e lavoro, consapevolezza, migliorando anche le condizioni di vita delle popolazioni locali, ma allo stesso tempo anche fame di quattrini. Il forte, quando arriva, entra nel mondo del debole, cambiandolo. C'è da domandarsi se tutto questo processo effettivamente migliora o peggiora. Chissà cosa avrebbe da dire a riguardo Tenzing Norgay, lo Sherpa che scalò l'Everest per la prima volta nel 1953 insieme ad un occidentale.